Siamo Giustina e Michael e insieme abbiamo acquistato un camper completamente infiltrato. Lo abbiamo demolito e ora lo stiamo ricostruendo da zero per dargli una nuova vita. Seguiteci in questo viaggio di ricostruzione per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Siamo pronti per scoprire insieme come è uscita questa porta. Quindi chi l'ha aperta e chi è uscito. Il risultato di questa porta, com'è, se va bene, se non va bene. Vediamo un attimo, no? Vediamo cosa esce da questa porta. Vediamo se ci siamo riusciti. Speriamo che non ci esce niente. Mi raccomando ragazzi, non aprite quella porta. Noi la mettiamo, la monteremo, ma voi non l'aprite mai, La apriremo noi per voi. Andiamo a vedere, dai, andiamo a vedere. Sono curioso pure io. Dai. Ragazzi, questa porta è diventata un vero parto. Che dite, sarà maschio o femmina? Nel frattempo speriamo che questi contenuti vi regalino un po' di spensieratezza e allegria. Noi ormai ci siamo quasi, presto la monteremo su Camperito. Ma adesso andiamo a vedere come abbiamo proseguito, perché nemmeno noi ci aspettavamo che una porta potesse avere così tante fasi, ordini, resi, scoperte. Quindi bando alle ciance e buona visione. Che splendore. Dai, girala, la voglio vedere dall'altro lato. Girala. La dobbiamo andare a girare perché dobbiamo vedere se l'incollaggio è stato eseguito bene, se dobbiamo andare a rinforzare l'incollaggio tra il listello e il telaio. Gira questa porta. Di qua. Ta-da! Noi andremo ancora a riempire queste fessure qui, questo spazio. Andremo a riempire ancora qui per siliconare meglio e strutturare meglio il tutto. Però tutto sommato direi che è venuta veramente molto bene. Amico Michaelito, qual è il next step? Il next step è provare questa porta nel telaio per capire se siamo riusciti a crearla nelle dimensioni corrette o se abbiamo sbagliato qualcosa. E le guarnizioni, quando arrivano le guarnizioni? Le guarnizioni quando arrivano non lo so, perché Come no? sono andato sulle mail e non mi risultano ancora, quindi non lo so. Camper Flash, quando me le vuole spedire, Camper Flash. Like e iscriviti. Abbiamo anche il nostro contentelaio. Sembra che ci siamo, Ragazzi, mi sa che ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un lavoro millimetrico. Mi sa che ci siamo riusciti. Proviamo anche il rivestimento in Okumè e siccome quadra tutto siamo pronti per cominciare a rifinire la parte interna della cellula corrispondente alla zona della porta. Ragazzi, vi spiego subito cosa sta succedendo. Praticamente mi sono ingegnata una cosa. Siccome ci sono 4 cerniere preesistenti della porta, ho pensato di rinforzare questo listello con dei listellini in corrispondenza alle cerniere, in modo tale che, essendoci questo rinforzo in corrispondenza alle cerniere, praticamente quando la porta viene aperta non si tira tutto il resto della parete. Questo sarebbe il senso, quindi dovrebbe funzionare. Secondo le leggi della fisica funziona così. Io ve l'ho spiegato proprio a parole povere, non mi addentro nelle cose. Ma in che senso? In che senso cosa? Ma in che senso? In che senso cosa? In che senso? Ma perché mi prendi in giro? Lui è lì in giro e mi prende in giro. Ma in che senso? Vedete, perché metterlo così, no? Non aveva senso. Ha più senso rinforzare. Mettiamo questo qua alla 4, ok? Va bene. Andiamo a tagliare. Ragazzi, ci manca il gradino, quindi ci dobbiamo ingegnare un attimino e capire cosa fare per adesso. No, ammirate le mie scarpe quanto sono stupende, sempre più aperte. Quindi questo, ragazzi miei. Michael è là che taglia. Qua abbiamo la nostra fantastica porta che avete già visto ieri. Questa porta è stata abbastanza impegnativa, Ancora mica è finita. però ormai diciamo che è a un buon punto, dai. Vedete che ci va? Lo vedete? Lo vedete? Avete visto che senso che ha? Ma lo riuscite a capire il senso di quello che ho spiegato io? Ciao. Già pronti? Già pronto. Ma sei flash? Sono bravo. Questo non ci va. Non se va a forza. Va a forza. Ho un cavo sulla testa. Se qualcuno intorno a te rimane fulminato con guanti di plastica o con un bastone di legno lo devi toccare. No, è giusto ogni riferimento puramente casuale, ragazzi. Cioè, ogni riferimento puramente casuale. Lo sto dicendo giusto così per sentito dire. Ancora devi abitare quella vita. Batman. E poi, oltre a Batman, chi c'era? Indovina.
Spider-Man. Robin. Robin. Ok. E poi? Batmobile. Zorro. Prova di Zorro. Yes. Quindi abbiamo proseguito incollando i listelli e fissandoli con le spillette, per poi passare alla coibentazione con la stiferite. Come vi avevamo già accennato, l'abbiamo scoperta solo dopo aver già costruito le pareti, quindi tutto il tetto e le velette sono state realizzate usando questo materiale. Ma il tetto è un capitolo a parte e ne parleremo successivamente. Intanto vi spiego che la stiferite è un materiale isolante, molto più performante rispetto al polistirolo e all'XPS. È un pannello in poliuretano espanso, rivestito su entrambi i lati, ha una conduzibilità termica bassissima, quindi isola meglio sia dal caldo che dal freddo. Inoltre è molto resistente all'umidità, non si deforma facilmente e ha uno spessore ridotto rispetto ad altri materiali con lo stesso potere isolante, quindi ci ha permesso di risparmiare spazio senza rinunciare all'efficienza. Stiamo andando a coibentare la velina. Ormai non lo correggo più. Va bene la velina. Ma voi vi rendete conto che prima questa veletta era un terzo di quello che l'abbiamo fatta noi? Era minuscola. Nella vecchia camperizzazione. Però era piena di... Nella vecchia cellula. Era piena di truciolato, se non sbaglio. Era un pannello di truciolato. Era una lamierina piccolissima. È un pannello di truciolato, cioè. Pugna era fotenato. E questo sto dicendo, vi rendete conto quanto era più delicato rispetto a come l'abbiamo fatto noi? Lo stiamo facendo forte questo camper. Michael sta subendo un po' di crisi, così, esistenziali. Ragazzi, tra poco sono 2 anni che abbiamo camperito, 2 anni. Avremmo potuto farlo prima? Sì. Ci siamo presi un prestito per finirlo? Sì. Non vediamo l'ora di finirlo? Sì. Tipo, guardate che bello! Ta-da-da-da! Ragazzi, guardate il mio passaggio. Eppure peso quasi quanto Michael, A fine serata è la ciliegina sulla torta questa. Sono la tua ciliegina sulla torta. Sì. Hai visto? Andiamo ragazzi che abbiamo il 16% di batteria ed è tardi, il mio telefono è spento. Anche per oggi è fatta. Bye bye. Bye guys. Bye bye. See you later. Ragazzi, continuiamo, proseguiamo. Cosa sta facendo Michael in questo momento? Siamo andati stamattina all'Abrico. Abbiamo comprato, vi faccio vedere dal vivo, da vicino, queste qua viti in acciaio inox e queste rondelline, perché dobbiamo provare la cerniera adesso al camper e vedere se va bene e combacia con i pezzettini che abbiamo ritirato. Non poteva mancare la sua sveglia. Sì, perché io devo sempre lavorare. Allora, quindi praticamente adesso sto facendo la prova per vedere se va, così possiamo ultimare finalmente la porta, giusto? Sì. Se va tutto bene, Sì. possiamo ultimare e verniciare gli ultimi pezzettini e poi finirla completamente. Vabbè, dobbiamo assicurarci che quello che abbiamo Sia buono. sia buono. Così poi verniciamo e Se facciamo le abbiamo tutto, ultime la rifiniture. completiamo. Una volta che abbiamo tutto, sei completa. Si lavora così al camper oggi. Alla moda. Oggi senza il look da camper perché Fremeva voleva venire a provare, quindi eccoci qua. Eh sì ragazzi, noi non abbiamo paura di sporcarci le mani. E le scarpe però te le regalano nuove. Le scarpe non le sporchiamo. Ecco perché un guanto sì, un guanto no. E il guanto? Il guanto, va bene. Vi faremo vedere, vi spiegheremo meglio tra poco. Ok, o forse anche adesso. Che dici? Non vanno? Vabbè, ma. Sì, c'è un po' di spessore, ma vabbè, ma vabbè. Va bene? Ma sì. Ma Facciamo vedere quale spessore. Praticamente lo spessore di cui stiamo parlando sarebbe questo, perché qua la testina è leggermente più alta rispetto alla rondellina. Sì, ma siamo pinnoli noi, E potremmo anche bucare la rondellina, ha detto Michael. Che dite? La bucheremo? Allora, se il foro della rondellina fosse più largo, la testa andrebbe più sotto e quindi ci sarebbe meno spessore, però va bene così. Per il Lo momento. lasciamo spessorato? Ora andiamo a provare. Vado a limarmi altre 3 viti di queste qui, in modo tale che possiamo montarci le cerniere. E provare la porta, così sappiamo se possiamo completare e come completarla, Sei sicura? anche come rifinirla.
perché ho un altro dubbio. E quindi niente ragazzi, vi aggiorneremo tra poco. Mentre Michael completa i tagli, io comincio a spacchettare la serratura che abbiamo comprato per sostituire quella precedente. Ragazzi, vi racconto una storia dell'altro giorno. Praticamente cosa è successo? Era sera, siamo venuti qua a provare, non abbiamo manco fatto le riprese e stavamo provando appunto la porta. Siccome avevamo la vecchia maniglia della porta, ovvero questa, e stava guardando prima lo spessore Michael e poi da qua ha cominciato ad avvitare delle viti per vedere fino a quando si avvitassero. Però non ha calcolato il fatto che ad un certo punto la plastica poteva bucarsi ed ecco quello che ha fatto, infatti. Vedete? I buchini. Ma perché dovevi dirle queste cose? Però è stato un bene, perché effettivamente una maniglia di queste costa 37,50 € su Amazon. Ce l'hai qua, e io nel frattempo faccio. Nel frattempo mi stai accusando. Non ti sto accusando, perché da ogni cosa nasce sempre qualcosa di buono. Devi fare solo le cose belle. Sono andata su Amazon. Praticamente non dobbiamo fare degli errori. Dobbiamo vedere tutto, soprattutto gli errori, perché siamo umani e sbagliamo. Ma dobbiamo imparare dagli errori, questo è il trucco. Quindi praticamente sono andata su Amazon e ho visto l'annuncio di questo tipo di cerniera così. E ragazzi, quella era in plastica. Questa è di metallo, è nuova, è bella robusta, ha 2 chiusure. Tipo così, vedete? Bellissima! Cioè metallica pure, non plastica, quella era tutta in plastica, bastava una botta di testa e si rompeva tutta. Invece qua è già bella resistente. Quindi tanta roba, per soli 2,50 € in più, perché è costata 40 € e un centesimo, quindi tanta roba ragazzi, tanta roba. Perché 2,50 € in più? È perché quella 37,50 costava nuova. Ah, ok. Quindi se la volevamo comprare nuova. Quindi ringraziami che l'ho bucata. E io ti ringrazio, infatti sto continuando a ripetere che è un bene che tu l'abbia bucata, perché abbiamo una maniglia nuova di zecca, bellissima, che adesso si abbina ancora di più a tutto lo stile rinnovato nuovo del Camperito, ed è pure più resistente, più buona, più sicura, quindi top ragazzi, top. Ricordatevelo pure voi che sbagliando si impara e si migliora, Quindi purtroppo ci dispiace, andrà nella plastica, quindi facciamo un po' di spazzatura. In caso si può pure riparare questo. O in caso si può riparare e si usa dove? Ma la mettiamo da parte così. La mettere pure con un gavone. Vedremo se la riutilizzeremo. Però per la porta abbiamo questa nuova bella di zecca, quindi top ragazzi, top. Top of the top. Sono il boss, top of the tops. Ragazzi, vi sposto. Cominciamo. Oh, ho camminato sull'oculele. Sbagliato. Errore ci fu. Mi sposto qua. Vediamo se riuscite a vedere tutto quello che succede. Da fuori ragazzi, che cacchio sto facendo? Ok, dovreste vedere. Quindi sistemo il controtelaio in posizione, così possiamo provare subito le cerniere. Ciao. Stiamo praticamente avvitando il telaio provvisoriamente in modo tale da controllare il tutto come dicevamo poco fa. Quindi facciamo tutto un po' provvisoriamente per capire se si può rifinire e chiudere il tutto. Ragazzi, abbiamo le cerniere pronte. Noi, siccome abbiamo lo spazietto là tra i due telai, andiamo a inserirci questo pezzettino qui. Ci andiamo a inserire dentro e andiamo a stringerlo. Vai Giustina. In questo spazio. Ma che stai facendo? Mi è entrata benissimo poco fa. Ah, ok, stai mettendo questo di sotto. Sono 2 sotto, 3 sotto e una sopra, ok? Adesso di questa qua doveva essere girata. Verso l'esterno? Sì. Allora li devo togliere, rimettere? Dammi il cacciavite, dov'è il cacciavite? Qua. Di là com'era, non è lo stesso spessore. No, qua c'è questa cosa zigrinata che ha uno spessore differente. La stessa cosa, CC, qua. E allora come l'hai rifilate? Io come devo fare? Ditemi come devo fare. Cercasi istruzioni per uso. Se ne avete, fornitemele per favore. Fornitemele perché io non ce l'ho. L'ho comprato su Amazon ma le istruzioni non me l'hanno date. Ho cercato sul web ma niente. Quindi noi qua dobbiamo rimanere così ad aspettarti? Sì. Dovete avere pazienza. E ragazzi, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo invertito il senso di marcia perché ci siamo resi conto che erano messi al contrario. Poi Michael ha accorciato ulteriormente le viti e adesso le sta montando. Ne mancano 2. Capo, a che punto siamo? Tu no, con sto capo. Ma le cerniere non le hai messe nel punto giusto? Ma devo regolare, un attimo. Fammi togliere queste cose, sta carta. Ho gli occhiali abbronzati perché sono stata fuori. Ma vi rendete conto che mi sta facendo fare? Me la sta facendo tenere alla fine e lui è là sotto. Ma ve lo faccio vedere. Ma vi rendete conto che abbiamo fatto una porta nuova, ragazzi? Non solo un camper nuovo, pure la porta nuova. Ma tanto già che ci siamo. Con le restatine che avevamo. Le restatine. Con i pezzettini che abbiamo potuto sfruttare.
E poi queste cerniere che vedete, abbiamo abitato, costano 70 euro nuove. No, di più. Ma non si trovano neanche. Nemmeno si trovano, ma quella che abbiamo visto costava 120 più. mi pare, 130. Una, giusto? Ma erano pure usate? Ma una, mi pare che era. Non lo so, però erano proprio una cosa che è impressionante. Allora, guarda, subito, vieni qui. Aspetta che devo uscire fuori adesso. Vabbè. Quindi l'abbiamo fissata provvisoriamente e sistemato le cerniere per controllare che tutto combaciasse alla perfezione. Ragazzi, pare che ce l'abbiamo, non del tutto ancora. Non il cervello, quello ce l'abbiamo, e ragazzi, fidatevi che ce l'abbiamo, perché se no non eravamo a questo punto. Però qual è il fatto? Che solo per provare a capire ci abbiamo messo 6 anni. Ragazzi, vi stavo dicendo che ci abbiamo messo 6 anni perché abbiamo dovuto tutto il giorno praticamente oggi provare le mascature, i viti se erano corrette, tutti i pezzettini che si inserivano nel telaio se erano corretti, e abbiamo anche dovuto rifilare il telaio della struttura del camper in modo tale che possiamo allargare leggermente il telaio per poter farla chiudere la porta, perché altrimenti non si chiudeva. Perché? Perché anche la porta è leggermente storta e ammaccata, quindi, e questo l'abbiamo fatto come vi dicevamo stamattina per fare le prove, per capire se è tutto a posto, per adesso poter rifinire il tutto, quindi concludere il tutto. Quindi adesso in questo momento non abbiamo nessun problema riguardo l'apertura, giusto? Nemmeno riguardo alla chiusura. E nemmeno riguardo la chiusura, è perfetta. Perché qui praticamente in questo punto urtava, quindi io ho allargato il telaio interno del camper, ho tirato leggermente di più questo controtelaio verso sinistra e quindi non abbiamo più nessun problema. Quindi ora cosa ci manca da fare? Aggiungere questi pezzettini 1 e 2. Sì. Si vede la differenza, dobbiamo verniciare questo, togliere queste testine, sostituire e mettere i nuovi pezzettini in nylon. Sì. Le boccoline nuove, poi metterli i cappuccetti che dobbiamo ancora comprare, poi dobbiamo comprare la guarnizione qua interna che l'abbiamo già trovata, Sì. la dobbiamo solo ordinare. Copriviti. Esatto. Dopodiché dobbiamo capire cosa mettere qua dietro ancora, perché per adesso abbiamo solo rifilato, quindi ancora dobbiamo capire se mettere un pannello così o se mettere il pannello di Okume che avevamo fatto inizialmente, e in più dobbiamo ordinare la guarnizione interna. Sì. Che non siamo riusciti a trovare ancora della dimensione che ci serve. Andrebbe messa qui. Sarebbe solo un pezzettino di questo, in poche parole. Cioè non tutto questo, ma solo questa Il parte copribordo, qua. esatto. Solo Sì. il copribordo. Sì. E infine dobbiamo smontarla adesso, sistemare tutte queste cose, riverniciare tutto il controtelaio e poi possiamo fissarla come si deve. E la mascatura dobbiamo andare anche a montare. Dobbiamo montare la mascatura, bellissima, che vi ho fatto vedere prima, che wow. Anzi, io direi di andare a provarla adesso. Dobbiamo capire anche l'altezza a cui metterla. Esatto. Quindi, vamos! E questa parte la vedremo nel prossimo video, che dovrebbe essere finalmente quello conclusivo, dove vi mostreremo le ultime fasi del montaggio e sì, magari anche festeggeremo come si deve. Tenete le dita incrociate, perché in certi momenti ci chiediamo davvero, ma chi ce l'ha fatto fare? Alla fine però, l'esperienza è il vero guadagno. E vuoi mettere la soddisfazione di poter dire, questa porta l'abbiamo fatta noi con le nostre manine e qualche imprecazione? Grazie per averci seguito anche oggi, è sempre bello avervi con noi. Alla prossima, ciao!